Se voi credevate davvero che Scooby-Doo fosse un cartone divertente, super comico, beh, avete sbagliato, vuol dire che non l'avete mai visto per intero. In questa top 10 di oggi, in collaborazione con Il Cinema Secondo Luke, mi raccomando seguite il suo canale che troverete qua sotto nella descrizione di questo video, vi mostreremo una top 10 più 4 menzioni speciali dove vi illustreremo quelli che sono ritenuti i mostri più spaventosi in assoluto di tutta la storia di Scooby-Doo. Ma prima di cominciare ragazzi mi raccomando iscrivetevi istantaneamente e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e adesso iniziamo subito con la top 10. Nella puntata Marasma c'è un fantasma della prima serie, la Scooby Gang si ritrova catapultata in un party in un fienile dove entra in contatto con un mostro gobbo che probabilmente non ha mai preso il sole in vita sua. Tra gag comiche e soprattutto inseguimenti inquietanti, questo mostro rientra nella classifica per il suo modo davvero terrificante di ripetere la frase con quasi come se non volesse respirare e fosse effetto di ipnosi. La Misteri e Affini si trova in Messico per partecipare alla festa dei morti, ma dimenticate sombrero, tequila e nachos. Il cugino brutto dello Yeti, infatti, è pronto a rovinare la festa, anzi, in questo caso, la fiesta. Nella puntata Il fantasma del teatro, la Mr. Inc. si ritrova catapultata nei retroscena di un teatro dove troviamo un ex creatore di marionette fuggito da Sesame Street che produce banconote false. La scena spaventosa in questo caso non è tanto il fantasma in sé, quanto più che altro la sua risata e la sua straordinaria capacità di creare marionette anche veramente reali, come quelle del custode dove gli vediamo piegarsi la testa di lato. In questo episodio della prima stagione di The Scooby-Doo Show, un episodio in cui non smette mai di piovere, un minaccioso dottore, senza nemmeno un ombrello e senza nemmeno bagnarsi non si sa come, perseguita la gang dall'alto delle cascate del Niagara. Volendo anticipare di 10 anni l'horror fantascientifico di Ridley Scott Alien, la puntata numero 14, uno strano oggetto spaziale, vede la Mystery Inc. catapultata in un vecchio accampamento militare aereo dove se la dovranno vedere con un alieno barra spettro dai suoni terrificanti che basta guardarlo in faccia una sola volta per essere completamente terrorizzati. E ovviamente Shaggy e Scooby attraverso sempre le loro fantastiche gag comiche riusciranno ancora una volta a farlo cadere in trappola, in una delle puntate più spaventose dell'intera serie. Nel secondo episodio della prima serie, la Mystery Affini arriva a Rocky Point, ma nemmeno in spiaggia si può stare tranquilli un attimo che spunta fuori il fantasma del Capitan Cutler in tutta la sua bioluminescenza. Quando si dice non dare nell'occhio. Nell'episodio La maledizione dell'antica città, la Mystery Affini si ritroverà a dover pulire tutto un intero sito archeologico dal mostro di Catrame che non fa che sporcare tutto quanto in giro proteggendo un antico tesoro. E indovinate un po', sarà una delle puntate più spaventose ma al tempo stesso più comiche dell'intero cartone, sempre grazie alle bellissime gag comiche di Shaggy e Scooby sugli inseguimenti. Di Catrame, una cosa orribile. Il Catrame gli gocciolava dal corpo e veniva verso di noi. La Misteri Affini questa volta si trova a New York dalla zia di Daphne che dopo aver ricevuto uno strano medaglione comincia a sognare di essere un gatto troppo cresciuto con l'intenzione di rapinare banche. La creatura di questo episodio fa paura perché non si ferma davanti a niente ed è capace anche di sfondare il soffitto in vetro di un ascensore per attaccare Scooby pur di non farsi scoprire.
Durante una bellissima gita in Scozia a trovare dei parenti della famiglia Blake, tra suoni di cornamuse e stomaco di pecora bollita, Menzione numero 1: il fantasma di Sarah Ravencroft, da togliere il sonno la notte. menzione numero 2, i fantasmi verdi della prima stagione, davvero raccapriccianti. Menzione 3: gli zombie dell'isola degli zombie, davvero spaventosi. Menzione numero 4, nemmeno un tranquillo weekend in fattoria è al sicuro con Scooby-Doo, visto che se la dovranno vedere con il terribile falciatore folle. Non dico niente, godetevi la scena. Il fantasma dei ghiacci, con quelle sue urla terrificanti che risuonano tra le vallate, fa paura per la sua malvagità e per la sua abilità di mimetizzazione. Bianco come la neve, infatti, in montagna può nascondersi ovunque e può nascondersi bene, talmente bene che a volte si confonde pure lui. Grazie mille a tutti quanti per aver guardato questo video, ci vediamo una prossima volta. Buon spavento a tutti quanti ragazzi e mi raccomando, viva Scooby-Doo in eterno! Scooby-Dooby-Doo!